Buongiorno, oggi quarto giorno della Heldenwoche. Oggi è previsto come appuntamento culturale la visita al Teatro, alla Scala e al Museo della Scala. Passeremo dal palco reale, passeremo in alcuni palchi di particolare interesse, passeremo sotto il palcoscenico vicino all'orchestra e andremo a vedere alcuni quadri molto importanti che hanno fatto proprio la storia dell'iconografia di compositori e cantanti, tutto questo al Museo della Scala. Seguiteci. So, 20 seats and only 10 people. So, just be careful, mind the steps. As the steps are not very high, but they are pillars. So be careful. If you want to come closer, Yeah. let's like that. And then you will turn, you will change in any case. So, how was that? Not that bad, isn't it? And we are lucky also because we can see how deep is that stage. Well, in this moment, this week is special, the next one will be special too, just because we'll have 2 times the Ring of Wagner. That means 4 different operas that will be performed in only 1 week. So we had the first one on Sunday. The day after that, we don't rest because we had concert, and then the second one, concert again, the third one, and so on. So it's an incredible challenge for the theater, also because you already have an idea of how enormous is the set, and imagine that for 4. So you see, you understand where is the part where we just build the set for the show. So for the show, we see 18 meters on 20 meters. That is about half part of what we see in this moment. You can see the kind of walls behind that will be closed like that to understand the limit of the part where we have the performance. The huge part behind, as you can understand, is a huge storage part. So just to give you an idea, from the curtain to the very end, it is a little bit more than 14 meters. So it's really enormous. And on the left side, you have another part that's quite exactly the same dimensions of what we can see in this moment. That is another storage part where we can store even 2 different productions. So all the stage is 1,600 square meters. That means about 4 times the seat that we have downstairs in the orchestra stalls. So this is the brand new thing that we have, and it is thanks to that we can change titles so often. Just for you to have an idea, the people who are on stage, because we will see how it works, but they are doing the biggest part of the job. They need only 3 hours to remove a production and to put on another one. So this is the most incredible thing for an historical theater like La Scala. So, and listen to them too. They are normally talking on stage, and they are something like 30 meters from us. You see, you hear, you can understand each single word. Well, they are Italian, they speak loud, it's true. But just imagine how it is when they sing, when they play. The acoustic is really incredible. And this is due, first of all, to the almost perfect proportions of the auditorium itself. So already in 1778, Giuseppe Piermarini was the architect, was famous because he created an auditorium with an incredible acoustic, as you can check by yourself. So you see the curtain at the end is just the physical borderline between the part there behind that has been completely rebuilt and this part that is still the original one. So here we are between walls that were built really almost 250 years ago.
And I think that the seats where you are in this moment are probably the best seats to see the show. Also because the seats don't cost anything. Oh, okay, 3 minutes. Grazie mille. Hello, hello. So now from 10 we are 13. Great. Well, the seats that you have here are special because they are never sold, as it is the direction of the theater who decide for each performance who will be invited. So it is only for guests. You have some other theaters in Italy, in Rome, in Naples, in Palermo, where if they don't have guests in the central box, they sell the tickets like very first category seats. But here they never do it. So if we don't have guests, the box is empty. So here is not a question of money that we could say, okay, I really want to see the show one time in my life from the royal box of La Scala, even if it costs a lot of money. No, this is not the point. The point is that you have to know the right person. So of course, if you know the superintendent of the theater, it is definitely a very good way to start, to be invited here. Or if you know some artist, someone who is performing here, because some of them, or the most important one usually, by contract must have free tickets for the performances. So for the theater, it is better to give them the seats of the royal box, as they never sell it, than giving them seats inside of the theater that they could sell. Then the artist can give the tickets to who he wants, friends, family, fans. So if you personally know, do you personally know some opera singer? Stage director? Conductor? No? Okay, but now you know it, so it's time to have new friends, and who knows, maybe have this opportunity to be invited here to see the show. That is not that bad at all. Also because, as we said before, it doesn't cost anything, so it could be really a very good reason. And when you look quickly around, so you recognize this typical Italian theater, that means the horseshoe shape, and boxes. You see here you have 4 floors with boxes. The last 2 floors are galleries, so open spaces where we have the less expensive seats. And we have just one modern thing here inside, that are the screens that you can see here. So you see it's done in that way in all the boxes, and it is on the back of the seats that you have downstairs in the orchestra stalls and upstairs in the galleries, and these are for the subtitles. So very often, well, maybe in modern theaters, they usually put only one screen above the stage, but here they choose this solution that is definitely better, also because you can choose your own translation. So it's so helpful, because we have to tell the truth. Even if they sing in a language we know, very often we don't understand anything. So reading the words helps really a lot. So small details that make the difference. But you cannot see it from the back. that's right. You're absolutely right. But you are in the royal book, you didn't pay the ticket, so the only thing you have to do is to learn the libretto by heart. It's also kind of true for the other boxes. No, in the boxes you have it, in each box you have it. Only the front, not the Yeah, the only thing is that you have to cross your fingers hoping that the people in front will follow in the same language. But you have a real solution, that you can download the same app directly on your phone. And the great thing is that to use this app, first of all, your phone must be in airplane mode, like that we are sure that these people won't have the phone ringing during the show, and you have to use a special Wi-Fi that is done just for this application. So like that the people won't have the temptation to go on the internet to check the emails or to do something else because they're getting boring or things like that, because it won't be possible. And the light is so that it's not too much, so you don't disturb your neighbor and you don't disturb yourself. So it's really perfect, and you don't even have to scroll, because sometimes we don't know, oh, we already told that several times or things like that. It's automatic, exactly the same thing, and you have your own one. So that's not bad at all. It's really very, very helpful at the end. And then, well, when we closed in 2001, we also tried to keep the theater as much as possible as it was, even as it was when it was built. So it's true that this is the original structure, but when La Scala was built, and until 1921, something here inside was a little bit different, because at that time
the boxes belonged to the noble families. So if you were part of a noble family, you could buy your box. So it was yours and forever. And as it was yours, you could decorate that box as you wanted to. Can you imagine how it was? Each box different from the other. And of course, it was very important for us to show the others how rich we were and how perfect was our taste. But through the decoration of a so small room, and even if we change a lot of things, even if today we don't have owners of the boxes anymore, but we still have some boxes with something of the original decoration. So to give you an idea of what it means to decorate the box on your own taste, I'm going to show you some and then you will understand better what I mean. So I leave you the time you want now to take all the pictures you want, and I'm waiting for you here to go ahead. Okay? Thank you. And be careful behind the steps. Don't hurt you. Be careful behind. You have 2 steps. 2 steps. Fred, you know that just lean on it and you're already on the other side.
Eccoci arrivati alla sera, un caffè pre-cena ci farà compagnia per una cosa che vi devo dire e con la quale sono rimasto in sospeso ieri. Ieri vi avevo raccontato che alla fine della Valchiria sono tornato indietro e non avevo più i capelli. Questo perché quando sono venuto qua ad assistere alla tetralogia fatta nel 2013, cioè per il bicentenario della nascita di Wagner, ricordo è nato a maggio del 1813, ecco, il 22 maggio del 1813 hanno fatto queste 4 opere come buon compleanno, come regalo di buon compleanno, facendole precedere una alla volta in modo separato come hanno fatto quest'anno nell'arco di un paio di anni e poi facendole tutte e 4 assieme per 2 cicli, in quel caso lì diretti entrambi da Daniel Barenboim. Io mi ricordo che ho preso i biglietti circa 11 mesi prima, nel 2012, ed era il momento in cui stavo frequentando un corso di storia della musica. Quando ho saputo di questa cosa ero appena entrato nel mood wagneriano perché avevo da pochissimo scoperto la sua musica. Nel 2011-2012 al Teatro Regio di Torino avevano fatto il Parsifal, che è l'ultima opera che lui scrive, è la prima con la quale io ho fatto conoscenza e ne sono rimasto stregato al primo ascolto. Mi ricordo ancora il primo atto dura quasi un'ora e mezza. Quando è finito io speravo solo che continuasse perché mi ha fatto un effetto incredibile, veramente di fascinazione, di magia proprio. E quindi potete immaginare la mia contentezza quando ho scoperto che nel 2013 avrebbero fatto per i 200 anni della sua nascita l'intera tetralogia in date ravvicinate. 11 mesi prima ho trovato 2 posti liberi in tutto il teatro e uno me lo sono accaparrato. La settimana poi si è svolta tra le recite delle 4 opere a giorni alterni e in mezzo la proiezione di 2 film. Uno è stato Ludwig II di Luchino Visconti nella versione estesa di 4 ore, che io vi consiglio, vi dicevo, se lo trovate su Amazon c'è il DVD, compratelo, vedetevelo perché è un film bellissimo veramente. E l'altro invece è il film biografico Wagner di Robert Palmer, della durata letteralmente di un turno di lavoro, quasi 8 ore, 7 ore e 48 minuti, 7 ore e 50 minuti, sta in 3 DVD. Un film che onestamente non mi è piaciuto poi moltissimo, a dir la verità, perché comincia la sua vita già dopo il Lohengrin, poi è quei film un po' anni 70 in cui ci sono molte scene visionarie, un po', se qualcuno ha visto il film su Mahler che hanno fatto negli anni 70 più o meno ha idea di che cosa voglio dire. Non mi è piaciuto molto. Mi ricordo che ho incontrato il regista, mi sono fatto firmare con un pennarello un DVD, film che non ho mai più rivisto interamente, solo un pezzettino in tutti questi anni perché non ne ho mai avuto il coraggio, ma volevo averlo come monumento perché un film mostruoso come quello di 8 ore veramente volevo averlo. Ora, da quando ho comprato i biglietti a quando sono andato alla Scala per queste 4 opere sono successe diverse cose. Anzitutto in quell'anno lì ho conosciuto Fulvio Stefano. Ho scritto il mio primo lavoro rappresentato teatrale, la stanza di Preston, che tra l'altro trovate qua su YouTube da qualche parte, cosa che poi mi ha fatto avere una email da parte appunto di Fulvio Stefano mentre ero qua a Milano, ma soprattutto mi è stato diagnosticato un tumore che mi ha portato nell'aprile del 2013 a essere operato e a luglio del
2013 a subire il secondo e per fortuna ultimo ciclo di chemioterapia dei 2 previsti a seguito di questo tumore. Peccato che la seconda settimana, quindi il secondo ciclo di chemioterapia, coincidesse con la mia settimana wagneriana. La prima era andata tutto bene, avevo ancora il pizzetto e i capelli come adesso. La seconda volta invece è stata un po' diversa. Lunedì davano il Rheingold alle 8, finiva alle 10:30. All'epoca, prima che facessero questa scellerata riforma degli orari ferroviari, c'era la possibilità di tornare coi treni in tutta tranquillità. Quindi sono tornato lunedì sera a casa perché martedì mattina, scusate, avevo da fare una seduta di chemio. L'ho fatta in fretta e furia. Sono tornato nel pomeriggio per assistere alla conferenza di presentazione della professoressa Elisabetta Fava, che si alternava con Andrea Malvano per presentare le opere. Malvano aveva fatto il primo ciclo, lei aveva fatto il secondo, e finito quello andiamo all'opera alle 6, perché la Valchiria inizia alle 6 per farla finire intorno a mezzanotte meno 10, perché dura circa 4 ore, intervalli compresi, e torno a casa, mi sento un po' stanco, ma euforico chiaramente dopo aver ascoltato la mia prima cavalcata delle Valchirie dal vivo. Poi potete immaginare quanto potessi essere contento e estasiato in quel momento lì. Torno a casa e mi dico faccio la doccia. Poi in realtà arrivo a casa in albergo, avevo trovato una stanzetta all'hotel nuovo, mi ricordo ancora, proprio dietro il Duomo, una fortuna pazzesca. E mi dico, basti, anziché fare la doccia, mi lavo solo i capelli, perché sono troppo stanco. Mi metto la testa nel lavandino, comincio a lavarla e continuo a sciacquare, non viene mai più via niente. A un certo punto alzo la testa così e mi vedo tutti i capelli solo più a ciocche. Ecco che stavo perdendo i capelli, anche la barba, no? a pezzi. D'improvviso, vi dico d'improvviso ho perso tutti i capelli. A quel punto ho continuato a fare così, venivano via, al punto che si è otturato lo scarico del lavandino. Ha cominciato a formarsi il laghetto per terra e io ho dovuto ovviamente il mattino dopo informare gli albergatori, i quali hanno capito ovviamente la situazione, perché mi hanno visto che ero completamente calvo, senza barba, senza peli, perché nel letto poi ho trovato anche i peli, e non hanno fatto problemi, hanno preso uno stura lavandini, hanno disostruito lo scarico e a posto così. A quel punto sono andato, e non avevo ancora qualche ciuffetto qua e là, sono andato in piazza Duomo, che era proprio di dietro, ho preso un cappellino per ripararmi dal sole e mi sono detto, io da adesso in avanti voglio trattarmi bene, vado dal miglior barbiere di Milano, qua in centro, mi faccio rasare totalmente con un servizio proprio doc, come avrebbe fatto Wagner, che non componeva se non aveva una vestaglia di seta addosso, diceva. Tra l'altro, se avete la possibilità di andare a Palermo, al Grand Hotel de Palme, in centro a Palermo, potete vedere l'hotel nel quale Wagner ha scritto una parte del Parsifal. Sono molto gentili, se chiedete di fare un giro nella hall potete farlo, c'è il busto di Wagner in una fontana, e se chiedete ed è libera vi fanno anche vedere la camera col pianoforte originale dove ha composto una parte del Parsifal. Ha una suite dove all'interno ci stava letto matrimoniale, divano con poltroncine e tavolini, caminetto, il pianoforte a coda e ancora tanto spazio tra una cosa e l'altra per poter camminare, e non vi parlo del bagno. Questo per dire il lusso nel quale normalmente Wagner era abituato a comporre, dopo aver fatto comunque la gavetta una povertà tremenda negli anni di Magdeburgo, negli anni di Riga e ancora peggio negli anni di Parigi quando era giovane, quindi epoca olandese volante Rienzi, quindi anni 40 dell'Ottocento. E quindi mi sono detto, mi tratto come il Wagner di lusso e vado a farmi tagliare i capelli da questo parrucchiere. 80 euro di taglio di capelli, sembrava i prezzi di un parrucchiere femminile. Ciò che non avrei mai creduto è veder arrivare, mentre io stavo finendo,
il direttore d'orchestra, eravamo tra la Valkyria e il Siegfried, il direttore d'orchestra, Barenboim, che viene accolto, mi ricordo ancora, con la paglietta, un cappello di paglia, una giacca blu e i pantaloni bianchi, eravamo a luglio, quindi look estivo, col sigaro, viene messa una sedia a metà fra la strada e il locale, no? Lì a metà, in modo che lui potesse fumare il sigaro col fumo che dava sull'esterno. Prego maestro. E così ho potuto stringergli la mano, complimenti per quello che sta facendo, eccetera. Complimenti a livello direttoriale straordinario. La regia mi ha lasciato abbastanza freddo, questa invece mi piace molto di più, quella che stanno facendo in questi giorni. Magari se volete ne parleremo. E racconto questo episodio ormai senza più remore, senza più problemi, più che altro perché mi fa piacere ricordare che quelli sono stati veramente giorni felici. Io non stavo male, non avevo nausea, non avevo dolori, stavo veramente bene, mi godevo Wagner, film intellettuali, buon cibo. Sì, ero da solo a girare per Milano, ma sinceramente non me ne importava nulla, ero veramente contento e felice di avere la possibilità di fare questa immersione culturale, come un po' sto facendo in questi giorni. Per cui per me tornare qua a Milano per una settimana wagneriana con le 4 opere di seguito vuol dire anche, in parte, riscoprire e ritrovare il me stesso di 13 anni fa, che come entusiasmo è ancora quello, forse anche più infognato, forse un po' più disilluso, un po' più disincantato perché sa già cosa va incontro, quindi non c'è più il brivido della sorpresa. Ma oggi essere tornato a visitare la Scala con quegli stessi palchi, nei quali io tra l'altro avevo fatto da piccola guida quando sono tornato poi insieme ad alcune persone per vedere poi la Ida che hanno fatto, non so se l'anno dopo, una cosa del genere, ecco, mi ha fatto un gran bene perché è stato per me un gran bagno di ricordi, è stato molto bello. E con questo direi che per oggi si conclude la giornata. Domani seconda giornata della tetralogia e quindi terza opera del ciclo dell'anello, ovvero il Siegfried. A domani, non mancate.